Il libro di Coelet nell'Antico Testamento e gli insegnamenti del Buddha, pur appartenendo a tradizioni religiose diverse e distanti geograficamente, presentano sorprendenti somiglianze nelle loro riflessioni sulla natura dell'esistenza umana. Entrambi offrono profonde intuizioni sulla transitorietà della vita e la ricerca di significato, in un mondo caratterizzato dal cambiamento e dall'incertezza. Coele, il cui nome significa predicatore o colui che convoca l'assemblea, inizia il suo libro con la famosa affermazione «Vanità delle vanità, tutto è vanità». Queste parole richiamano in modo sorprendente il concetto buddista di anicca o impermanenza. Entrambi sottolineano come tutti i fenomeni mondani siano effimeri e privi di sostanza duratura. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità e un correre dietro al vento, afferma Coelet al capitolo 1, versetto 14. Come una bolla d'acqua, come un miraggio, così si dovrebbe considerare il mondo. Citazione del Buddha dal Sutra del Diamante. Secondo il Buddha, la vita è caratterizzata dal dukkha, spesso tradotto come sofferenza o insoddisfazione. Similmente, Coelet osserva ripetutamente che gli sforzi umani per trovare la felicità attraverso i piaceri, le ricchezze o la mondanità sono ultimamente futili. Entrambe le tradizioni riconoscono un ciclo di desiderio e delusione, intrinseco all'esistenza umana. Infatti, quale vantaggio viene all'uomo da tutta la sua fatica e dall'affanno del suo cuore, con cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità, dice Coelet. Questa è la nobile verità sulla sofferenza. La nascita è sofferenza, l'invecchiamento è sofferenza, la malattia è sofferenza, la morte è sofferenza, l'unione con ciò che è spiacevole è sofferenza, la separazione da ciò che è piacevole è sofferenza, non ottenere ciò che si vuole è sofferenza. Si legge nel Samyutta Nikaya. Queste parole illustrano come sia Coelet che il Buddha riconoscano la natura ciclica e pervasiva della sofferenza nella vita umana. Entrambe le tradizioni osservano che il desiderio insoddisfatto, l'attaccamento e la ricerca di piaceri transitori portano inevitabilmente alla sofferenza. Coelet enfatizza la futilità degli sforzi umani e l'insoddisfazione che deriva dal perseguire ricchezze e piaceri mondani. Il Buddha, d'altra parte, offre un'analisi più sistematica della sofferenza, identificandone le sue varie forme e cause. Nonostante le loro osservazioni sulla natura insoddisfacente della vita, sia Coelet che il Buddha non promuovono il nichilismo. Invece, suggeriscono un atteggiamento di saggio distacco e di accettazione. Coelet consiglia di godere dei semplici piaceri della vita, mangiare, bere, lavorare, come doni di Dio, senza attaccarsi ad essi. Similmente, il Buddha insegna la via di mezzo, focalizzandosi sul presente, né indulgendo, né reprimendo completamente i desideri mondani. Va, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo, afferma Coelet al capitolo 9. Non inseguire il passato, non perderti nel futuro. Il passato non è più, il futuro non è ancora giunto. Osservando la vita nel momento presente, con attenzione, dimora in stabilità e libertà, dice il Buddha nel Bhaddekaratta Sutta. Entrambi valorizzano molto la ricerca della saggezza, pur riconoscendone i limiti. Coelet afferma che chi accresce il sapere aumenta il dolore, mentre il Buddha insegna che la vera liberazione va oltre la mera conoscenza intellettuale, incoraggiando una comprensione esperienziale diretta della realtà, piuttosto che una mera accumulazione di nozioni.
In entrambi i casi, l'iniziale pessimismo si trasforma in una profonda affermazione della vita, vissuta con consapevolezza e in armonia con una realtà più alta. Nonostante le sfide e le delusioni dell'esistenza, c'è sempre qualcosa per cui vale la pena vivere, sia esso il rapporto con il divino, o la ricerca della liberazione, o semplicemente la capacità di apprezzare pienamente il momento presente in tutta la sua ricchezza e complessità. Se hai apprezzato questo video, fammelo sapere con un like. Ti invito anche a guardare questa playlist per scoprire le fondamentali affinità e differenze fra cristianesimo e buddismo. Namaste e che Dio ti benedica.